Ciao, hackerini e hackerini. Come va? Come state? Ditemi se vedete qualcosa di strano perché ho cambiato delle cose sul programma e secondo me ho rotto tutto, diciamo, come il mio solito. E... Però insomma, vediamo, magari lo posso vedere io. Magari. No, pare che si vede, dai. Mi dice... Ah, aspettate, mi sono dimenticata di cambiare una cosa. E ci provo subito, giusto per rompere tutto. Cioè. Ciao Meliodas! Mi sono arrivati i libri, mi sono arrivati oggi e quindi lo inizierò. Non so quando precisamente, però lo inizierò. Però te l'ho detto, inizio prima quello di Zero Calcare, quindi... E insomma questo. Una bella notizia. Sono affiliata di Twitch. Grazie a voi, ovviamente. E quindi ho iniziato a mettere tipo tutte le emoticon col mio avatar, oppure tipo altre emoticon. Poi ovviamente devo capire tutte le altre cose, non è che mi sono proprio chiare, chiaramente sono un po' arretrata, ecco. E... Però è stato molto simpatico e quindi questo. Però insomma le potete vedere. Potete vedere, non ho idea. Cioè le altre cose, tipo badge, cose, prima o poi le farò. Vi giuro che le farò. ehm, e le farò e le vedrete, insomma. Chiaramente ve lo dirò. Però diciamo è più probabile che li faccia verso Natale, diciamo che almeno non lavoro. E beh, i giorni di Natale. E puoi sempre leggerli insieme a giorni alterni. Vabbè. No, dai. No, ne faccio uno alla volta, dai. Ma comunque quelle di Zero Calcare li finisco subito. Tipo, ne avevo preso uno l'anno scorso e comunque l'ho finito tipo in un giorno. Proprio perché volevo sapere come andava a finire, quindi insomma. Quindi secondo me lo finisco in breve tempo. Diciamo un giorno no, perché ero pazza. Però diciamo che secondo me lo finisco in breve tempo. Quindi per questo voglio leggere prima quello di Zero Calcare. E poi leggo l'altro. E quindi poi ti dirò com'è o come non è. E poi altra bella notizia, mi hanno regalato tipo in azienda, mi hanno regalato un sacchettino con tante cioccolate e arachidi, noci, anche biscottini, quindi bello, un sacco bello. Diciamo che la mia azienda solitamente a Natale ci regala cioccolate, robe così, pacchettini di cioccolatini. Quest'anno ha scelto di fare questo sacchettino ed è molto simpatico, ecco. E allora sono andata a vedere, c'erano arachidi, noci, cioccolate, cioccolatini, biscottini. Quindi insomma, questo... Non si può vedere questo regalo. Ce l'ho nell'altra stanza.
Me la faccio vedere la prossima volta. Ah no, aspettate, no, no, ce l'ho, ho una foto, Aspettate. Eh, Ho una foto che posso prendere da qui e farvela vedere. Così vi faccio vedere anche la paperella che ho in ufficio. Perché non volendo l'ho presa. Ok. E aspettate, devo andare qui. Ok. Eccolo qua. Ecco, questo è un sacchettino con tanta cioccolata dentro e questa è la paperella. La paperella. Però mi sono dimenticata di mettergli il cappellino di Natale. Solitamente gli metto il cappellino di Natale. E... Però quest'anno me lo sono dimenticato. Cioè, perché mi sto proprio dimenticando perché ce l'ho a casa. E quindi lo devo proprio portare fisicamente lì e rimettergli il cappellino. Però insomma mi sono scordata e ancora non gliel'ho messo. Infatti oggi la guardavo e dicevo, mamma mannaggia, mi sono scordata di mettere il cappellino. E però mi sono ritrovata questo sacchettino pieno di cose, con un pupazzetto di neve anche attaccato, vedete qui. Molto simpatico, molto carino, devo dire. So che ci sono tante cioccolate, un po' tanto, tante cioccolate e tanti biscottini. Ci sono proprio tanti biscotti di varie tipologie, tipo il cioccolato, credo al cacao, al burro, cioè vedendoli da fuori. Poi non li ho mangiati in realtà. E poi tante arachidi, cosa buona, a me piacciono. E delle noci, poche noci. Sì, sì, è molto carino, dai. Quindi, insomma, questo. E anche perché, ovviamente, si sta avvicinando il Natale. Mancano 16 giorni, cioè 16 giorni fino a Natale. Cioè, la sentite quest'aria natalizia adesso? Siamo vicini. Siamo molto vicini a Natale. E questo, diciamo, insomma, la mia giornata è stata questa. A parte il lavoro, cioè poi quello è sempre fisso, chiaramente. Però ho pubblicato un nuovo video anche. Non so se l'avete visto e cosa ne pensate, visto che è un po' diverso, ve l'avevo già accennato che era un po' diverso. Ah, e ovviamente la copertina sto facendo il test, quindi ci sono due copertine. Io preferisco l'altra. Chissà se... Ciao Miao Zedong. Vediamo se me la cambia YouTube. No, me la faccio vedere. No, ha deciso che devo vedere questa, però in realtà a me piace più questa. Quindi probabilmente metterò questa per sempre. Però insomma, video un po' diverso. Sempre il mio stile, chiaramente, perché insomma, una cosa so fare, no? So fare, diciamo. Eh, Però insomma, un po' diverso. Racconto questa storia, quindi simpatico. Cioè, mi interessava più che altro. Non so se l'avete già visto, se non l'avete visto, andatelo a vedere, chiaramente. E ho cambiato anche l'immaginina, perché presa dall'euforia del Natale ho detto, ma anche il profilo deve avere il cappellino di Natale, no? Cioè, non posso fare che io uso il cappello di Natale, però poi il mio avatar non ce l'ha. E quindi, in qualche modo, è stato messo questo cappellino.
con l'intelligenza artificiale, chiaramente. Non è che io so fare questi cambi, l'avrei messo molto male, tipo come, come il cappellino che ho messo con il coso di Cloudflare qui. È bruttissimo, però mi fa troppo ridere, quindi l'ho lasciato. Però insomma, l'intelligenza artificiale è molto più brava di me e quindi gliel'ho fatto fare all'intelligenza artificiale. Io devo ancora vederlo. Miao Zedong, vallo a vedere. Vallo a vedere, vallo a vedere. E... e insomma, rimarrà qui per sempre. Quindi hai tempo di vederlo in realtà. E... Però ho cambiato colore, ho messo il verde, no? Giusto per dire, questi racconti sono verdi, il resto è rosso. Quindi, insomma, la mia idea era quella. Che poi come colore non ci stanno male, secondo me rosso, questo verde un po' così, dai, simpatico. Anche perché, non so se ve l'ho raccontato, sì, forse ve l'avevo raccontato che ho fatto un esame tipo all'università e il professore mi ha detto che il mio sito web era kitsch. Quindi, insomma, avete capito che io con la grafica non sono molto brava. E... Però, dai, questo verde non è brutto. Secondo me ci sta, dai. Però insomma, se non l'avete visto andatelo a vedere, magari dopo la live, chiaramente. E Miao Zedong, per la tua gioia, mancano 16 giorni a Natale. Guardando il video di Cinnamon si vince un bellissimo sacchettino pieno di cioccolatine e dolciumi natalizi vari. No, no, non è vero. No, non è vero. Ma anche perché se io mando qualcosa devo pagare la dogana. Quindi direi proprio di no. Ehm, Perché se no le volevo fare queste cose, tipo del tipo una roba per Natale, regalare robe, no? E tipo una mucchina di legno, no? E sono ossessionata da queste mucchine di legno, ogni volta le vedo, le guardo e sono super carine. Però poi ho pensato che devo pagare la dogana e, e quindi diciamo non mi è passata un po' la voglia. Ciao, hai visto dei ragazzini di 18 anni che hanno hackerato un casino a Las Vegas? Dove studiano questi ragazzini? Come fanno a fare queste operazioni così complicate? No, non ho visto questa notizia interessante. E... e dove studiano questi ragazzini e come fanno a fare queste operazioni così complicate? Allora, in realtà dove studiano? In realtà sono magari ragazzini che si sono appassionati all'informatica già da piccolini e hanno anche un apprendimento magari veloce a capire determinati concetti e quindi molto spesso sono autodidatte, cioè non studiano da nessuna parte. E queste cose così complicate. Ah, è successo 2 anni fa. Ah, non lo sapevo. E e sono così complicate, però insomma, se riescono ad apprendere così velocemente, magari riescono a fare questi attacchi, no? Un po' come anche in genere gli hackerini che ci sono in generale, cioè riescono a fare questi attacchi perché magari studiano anche il sistema e capiscono dove attaccare. Quindi anche questi ragazzini avranno fatto la stessa cosa. Ovviamente, essendo ragazzini, è tutto concentrato in meno tempo, ecco. Però insomma, solitamente sono autodidatta, non penso ci siano scuole che ti insegnano queste cose. Poi, oh, non lo so, io dico per le mie conoscenze, quindi. Sempre che non abbiano dispositivi già pronti, sì, esatto, il Mao Zedong può essere che anche usano dispositivi già pronti, no? Tipo il più famoso, il Flipper, che ha fatto un sacco di Flip 0 che ha fatto un sacco di notizia. Ora, non so se questo si può utilizzare per
questo specifico caso, però insomma questo ha fatto un sacco di notizia. E... perché è utilizzato tipo per tipo hackerare tipo che ne so, qua dice porte di garage, sensori IoT e prese smart. Quindi e questo è venduto, quindi è molto carino. Sono così felice con Natale, su 2 lo passo con la febbre. Oh no. Ma per le festività natalizie non torni mai in terra natia? Sì, in realtà torno in Italia, non quest'anno perché purtroppo il 24 lavoro e perché per alcuni motivi non ho preso le ferie subito e mi hanno messo un progetto, io sto già tipo la rabbia perché il 24 non si lavora. Però insomma, devo lavorare il 24, quindi non scenderò quest'anno. E, e facci vedere gli addobbi. Ma ci sono su Instagram. Cioè, non tutti chiaramente, c'è solo l'alberello. L'alberello, eccolo qua. Dov'è? Qui, ecco il mio alberello. E poi c'ho altri addobbi in casa. Ah no, c'ho questo qui, ve lo posso far vedere? Ah, non si vede tanto. Questo gnometto donna. E poi questo alberello che mi hanno regalato un'associazione. Mi ha regalato questo alberello di legno che si smonta e un'associazione di sicurezza di cui faccio parte qui in Svizzera. Ogni anno mandano cose di Natale. Un anno hanno regalato questo, un anno hanno regalato tipo un portacandele fatto con i chip, quindi tipo ci sono pezzi di... non so se... Sì, sono tipo... sì, credo siano... no, credo siano RAM, non mi ricordo adesso. È tipo fatto a forma appuntito, tagliato, che si può unire e forma un quadratino dove ci puoi mettere una candelina dentro. Molto carino. Addirittura vedo le ricompense da Cinnamon. Allora, in realtà io le ricompense mi sa che ci sono quelle standard, perché io ho fatto solo le emoticon al momento. È stato tutto quello che ho potuto fare col mio tempo, però quindi credo che siano quelle standard. Io diciamo le ho attivate, però credo siano quelle standard. E insomma, diciamo che devo ancora capire bene come funziona tutto, ecco. Mm, e... Però insomma, per Natale ho pianificato che cercherò di capire tutte le cose di Twitch, spero. Ovviamente poi il tempo è quello che è. Ehm, Però spero di capire e mettere tante cose simpatiche. Però al momento vi potete divertire con l'emoticon. Ehm, E, vediamo, insomma. Si vede proprio che è nata. Io ho 2 progetti da finire entro 2 settimane, ho scoperto. Ah, addirittura entro 2 settimane. Ma progetti grossi o progetti... cioè, puoi finirli entro 2 settimane? Ma sono dei maledetti il 24 che ti vanno a lavorare. Sì, purtroppo sì. In questo corso impareremo a creare ransomware Zero Day per prendere di mira gli usuari. Sarebbe interessante, eh? Sarebbe molto bello, tipo un corso del genere. C'è del talento, si vede che stai diventando una pro Twitcher. Oddio, non lo so, eh. Quando ho visto tutte quelle robe... Diciamo che la maggior... cioè, la cosa di cui mi sono informata di più è stata la pubblicità, perché non voglio che ci sia pubblicità durante lo stream e quindi non l'ho attivata. Non l'ho attivata perché al momento non ho ancora capito se l'attivo, se poi voi vedete la pubblicità durante lo stream o solo nel VOD. Non è che mi è chiarissimo ancora, ci sono robe che non ho capito benissimo, però le studierò e capirò cosa devo attivare. Ehm, Però sì, insomma, devo studiare. In realtà, perché io l'ho sempre utilizzato un po' passivamente, nel senso guardavo tipo streamer, poi
pochi in realtà, nel senso il massimo che ho utilizzato è per vedere The Cyber Mentor, quindi insomma non è che lo usavo più di tanto. E, e quindi tutte ste robe io non le conosco e quindi mi devo informare un po'. Quindi insomma, dovete aspettare un pochino, però prima o poi arriverà tutto. Però ho messo, aspettate, che cosa avevo messo? Ah, avevo messo i punti, mi sa. I punti li ho chiamati. Ah, i power up, i punti li ho chiamati hackerini punti, punti hackerini. E poi... Ah, le subscription c'è. Ho messo... dov'è? Ho messo il nome c'è Hackerini, Hackerini Pro e Hackerini Supremi. Mi sono divertita a mettere questi nomi, giusto così. Chi sceglie cyber diventa un maestro in generale dell'informatica perché sa come funzionano le cose dietro le quinte rispetto agli altri lavori. Perché toccano robe come sistemi operativi, reti, architetture a basso livello, eccetera. Sì, vabbè, poi insomma, cioè se mi parli dell'hacker vecchio stile, sì, però adesso, cioè, cyber security è così gigante che non riesce a coprire tutto. Tipo, per esempio, io faccio penetration test principalmente sui siti web, però se mi chiedi di malware analysis, ovviamente ne so poco perché non lo faccio. Per quanto mi interesserebbe saperne di più, però poi il tempo è quello che è. Quindi insomma, o che ne so, reverse engineering, no? Cioè il revertare le applicazioni di quello, ne so pochissimo. Quello che so l'ho fatto grazie alle capture the flag, no? Quelle challenge che puoi, dove devi trovare una flag, che è solitamente una stringa, eccetera. Però tramite quello ho imparato qualcosina. Però chiaramente se non lo usi tutti i giorni poi, insomma, lo dimentichi. E ciao timelapse timelapse FRG, non lo so. E facciamo un attacco alla società di Cinnamon così il 24 si diverte un po'. No, poverino. Poverino. Mi commuovo dopo Cloud, anche esperto di Twitch. Vedi Meliodas, quante cose. Quante cose conosco, insomma, eh. E... Che poi, insomma, parlando di Twitch, io non mi aspettavo tutte queste cose. Cioè, sapevo che c'erano queste cose e che c'erano un po' di cose, però non mi aspettavo questa complessità. Cioè, sono rimasta un po' così, ecco. Cioè, sapevo che c'erano dei punti, che c'erano le emoticon, che le persone, i badge e così così, però, insomma, vederlo dall'altra parte... insomma, ci sono un po' di cose da fare, ecco. Però è simpatico, cioè ci sta. A sto punto YouTube è un po' più semplice rispetto a Twitch, perché comunque hai meno cose. Che poi ci sta, perché comunque YouTube nasce per i video, quindi magari invece Twitch è più sullo stream, quindi ci sta che ci siano più queste cose per anche un po' il coinvolgimento, no? Quindi ci sa, questi erano i miei pensieri, no? Vi dico i miei pensieri. La mia mente cosa va a pensare. Però insomma il flipper lo volevo comprare. Cos'è il flipper? Praticamente è questo cosino che hanno fatto tipo per penetration tester o per chi vuole fare qualcosina di questo genere e ha tante cose, cioè lo puoi anche customizzare come vuoi, cioè ci puoi aggiungere anche tante cose, perché tu hai questo cosino e poi ci puoi aggiungere tipo chip, cavi, altra roba per fare altre cose. E tipo non so, però sono usciti un sacco di video in cui facevano vedere che hackeravano le Tesla, che aprivano le Tesla con questo cosino, o che aprivano cancelli, perché comunque poi... Ora non so benissimo il cancello come... Oggi ho visto un video proprio su questo.
in cui praticamente diceva che essendo che il cancello ha dei segnali, ovviamente tu con questo potevi mandare i segnali e aprirlo. Però insomma, non ne so tantissimo su questo, chiaramente. Però è interessante, e infatti lo fa vedere qui, infatti lo diceva prima. Però è interessante, lo volevo comprare, però poi non l'ho mai comprato perché secondo me poi è un altro oggettino che metto lì e non uso. Però sarebbe interessante. Chissà quanto costa adesso. Vediamo. Ah, 199 dollari. Pensavo fosse diminuito un po'. Io lo uso per aprire il cancello del mio amico di notte così gli suona l'allarme. Abita di fianco a me. Oh no, Mao Zedong, poverino. È illegale quel flipper? No, credo che non sia illegale. Cioè, dipende dagli stati in realtà. So che in alcuni stati, forse americani, forse nel Canada l'hanno reso illegale, può essere, non mi ricordo. Ah, ecco, sì, sì, il Canada ha annunciato di pianificare di bannare l'importazione, la vendita e l'uso del Flipper Zero. Però tipo in Italia non penso, eh. Boh, qui dicono su... No, in Italia non penso sia illegale, perché comunque è uno strumentino e... Cioè, finché non fai qualcosa di male, credo che... ehm, puoi tenerlo. Comunque è uno strumento che tu potresti utilizzare anche per il lavoro, per studiare, cioè, quindi... Non penso sia... infatti qui questo blog... Ah, questa è un'azienda, la conosco. È un'azienda che sta pure, credo in Italia, non sono sicura. Sicuro in Inghilterra forse. Però dice che è legale. È usato in Italia, come anche altri paesi. No, beh, perché comunque, cioè, in generale tu puoi averli questi strumenti, non vuol dire che tu farai sicuramente qualcosa di illegale. Chiaramente, se poi fai qualcosa di illegale e chiaramente ti beccano, poi non puoi dire no, non sono stato io. Però semplicemente averlo non credo, cioè, non è illegale. Potresti usarlo anche come telecomando universale, un po' caro. Sì. In effetti sì, cioè potresti usarlo anche per cose che ti servono, cioè non è che devi utilizzarlo solo per cose malevole, ecco. Praticamente qui hai un menu. Ah, c'era un mio collega che ce l'aveva. Hai un menu dove tu puoi utilizzare questi bottoncini e in più gli puoi collegare anche tante cose. Hai anche un ricevitore, un trasmettitore infrarossi. Ciao Olli Pizzetta, sì, sì, sono affiliata, hai visto? Grazie a voi, chiaramente, l'ho detto all'inizio, però ci tengo a ringraziarvi di nuovo. Grazie a voi che guardate qualcuno faccia le prime 10 sub che non voglio il primo. Addirittura. E, e insomma, questo. E niente, lo volevo comprare, però poi, boh, mi ho detto non lo so. Cioè, lo volevo comprare quando era uscito, quindi penso è già 2 anni che c'è. E... Però insomma, poi non l'ho mai comprato. Chissà, magari un giorno lo comprerò. C'è sempre quello un po' pallino. E... Se divento il founder e poi metti uno stemma carino da sub, mi faccio l'autogol. Infatti ho intenzione di metterli, eh.
ho intenzione di mettere qualche badge, qualche cosa, qualche idea, però devo avere il tempo, ecco, di farli. Al momento ho messo solo l'emoticon, ve l'ho già detto. Come va? Va, tutto bene, dai, tutto bene, si avvicina il Natale, fa freddo, però tutto bene, dai. Tutto bene, e a te come va? Io speravo che AliExpress facesse la copia a 20 euro. Un po' complicato secondo me farla a 20 euro, eh. Perché Only Pizzetta va male? Che cosa è successo? Ah, wow, c'è il 3D. Bello. Ah, comunque sto usando mentre Olli Pizzetta mi dice cosa è successo. Eh, sto facendo una roadmap su cosa vorrei fare prossimamente a livello di carriera. Con l'aiuto di ChatGPT. Perché cosa vuoi fare? Cosa vorresti fare? Comunque, se vi interessa, ci sono delle roadmap.sh. E qui ci sono roadmap per tante cose in realtà, tipo front-end, back-end, computer science e altre robe. Vediamo se c'è... No, ho sbagliato. Se c'è quella di sicurezza. C'era una... Ah, cyber security. Però sono giganti, tipo. Però insomma, sono belle. Perché comunque vi dà anche le certificazioni da beginner, se volete. E, e poi come continuare. Tipo, chiaramente le basiche di... Le basi di network. Poi ci sono un sacco di cose. Quindi, insomma, è interessante questa. È complicata. Perché ci sono tante cose, insomma. Però secondo me è un aiuto per chi vuole avere una roadmap. Poi ce ne sono anche altre, quindi ops. Insomma, dipende cosa volete fare. Ah, potete creare anche la vostra, se volete. Quindi interessante. Vediamo AWS. Ah, interessante. Non l'avevo vista questa. Interessante. Ma quindi cosa vuoi fare a livello di carriera, scusa? E che vi stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ormai non mi ricordo più niente, cioè, è proprio incredibile. Il crittografo engineer dove può lavorare su LinkedIn non si trovano posizioni del genere dove lavora sta figura e credo sia più ricercatore, quindi aziende specifiche che fanno queste ricerche ehm, e soprattutto aziende che fanno anche queste cose di crittografia, tipo... Guardate che mi pare c'era... mm, tipo mi sa che una è... non lo so, mi viene in mente... no, non mi ricordo come si chiama. Aspettate se la trovo. Però insomma sono... no, non lo trovo.
Sono ruoli molto specifici, molto dettagliati che comunque poche aziende fanno, ecco, o aziende grandi magari. Secondo ChatGPT mi conviene passare al supporto applicativo, che è la strada più vicina a quella che sto facendo ora, oppure tentare sul mondo data, visto che mi piace anche quell'aspetto. Eh... insomma, devi decidere cosa vuoi fare. Visto che a livello di skill tecnico sul mondo data inizialmente non è così difficile, Excel avanzato, SQL, Python, R. Sì, vabbè, se ti piace, perché no? Cioè, comunque se è una cosa che ti piace, ci sta che lo fai. Ehm, Però insomma devi decidere. Ovviamente tutto secondo me è complesso, nel senso se parti qualsiasi cosa secondo me è complessa perché chiaramente hai tante cose che vuoi vedere, però piano piano poi uno comunque inizi piano piano e poi vai avanti, no? E così inizia a sembrarti comunque più, non dico semplice, però riesci a capirle meglio. Io lo faccio solo per cash e non finire sotto i ponti. Mi piace tutto dell'informatica. Diciamo che hai ragione. Vabbè, in generale l'informatica comunque ha un sacco di aspetti super belli, tipo anch'io vorrei fare tipo malware analysis, ehm, o reverse engineering delle applicazioni, o red team. Vorrei fare il red team, però chiaramente è un po' complicato. Ehm, Però insomma, cioè, poi non puoi fare tutto, cioè ti metti, fai quello che riesci e intanto lavori, cioè comunque anche il pentest, a me piace un sacco il pentest. Il problema è che dopo che lo fai per tanti anni, magari vedi sempre le stesse applicazioni e vorresti cambiare, vorresti fare qualcosa di più stimolante, ecco. Però, insomma, cioè, a me piace il pentest, mi piace vedere le applicazioni web, testarle, trovare vulnerabilità. Però, se poi lavori con lo stesso cliente, vedrai sempre le stesse applicazioni, ecco. E questo è un po' bruttino, perché comunque poi l'informatica, ma tutto il mondo si evolve, tu rimani a guardare quelle vulnerabilità, no? Diciamo che oggi sono un po'... sono un po' nel mood triste, ecco, quindi mi faccio discorsi un po' tristi. Tutto tranne fare ticket. Insomma, i ticket sì, sono un po'... Diciamo, se io dico che è sempre lo stesso fare i ticket, immagino che non sia proprio bellissimo. E... Però sì. Tipo, io quello che non volevo fare, che non mi piace fare, è il SOC. Cioè, è bello come lavoro, perché comunque in genere devi fare... Il SOC sarebbe l'analista, diciamo, dall'altra parte, no? Se comunque se avete la parte red che comunque attacca, poi c'è la parte blu che difende. E il SOC è quello che sta lì a guardare se arriva qualche attacco, la monitora, cerca di capire cos'è. E il problema è che maggior parte del tempo magari stai davanti lì a vedere che eh, ci sia qualche attacco. Chiaramente è anche un po' più complesso di così, cioè ci sono anche che vai a fare l'investigazione, no? Quello è ancora più interessante perché chiaramente tu parti da aver trovato l'attacco e, e poi vai a capire come è andato l'attacco.
però in alcuni contesti tu stai solo a guardare il monitor e vai a passare poi il ticket al team responsabile. E questo, diciamo, non è proprio bellissimo, secondo me. Sei nel mood di un dipendente medio italiano. No, ma in realtà non è così, nel senso, alla fine a me piace il mio lavoro, faccio anche tante cose interessanti in realtà, solo che forse è solo il periodo, nel senso che sono stanca. Sono stanca, vorrei riposarmi, quindi è questo il mio mood al momento. Il primo livello della security, giusto? Il SOC, dici? Sì, sì, comunque quello sta a vedere se succede qualcosa, va a monitorare tutto. Ciao Nico Jobs. Beh, pentest è comunque Red Team. Sì, 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 pentest è una sottocategoria di Red Team, quindi sì. Però io parlo più in generale del fatto di entrare in un sistema, muoverti tra i sistemi in modo silenzioso, senza farti scoprire, partire proprio magari con un'email di phishing. Però il fatto è che molte aziende non lo vogliono fare perché chiaramente sei in produzione, sei in un sistema, quindi se molte aziende hanno anche un po' paura, chiaramente, cioè se hai un sistema tu fai entrare qualcuno, chiaramente anche con un permesso, però sai che c'è qualcuno che sta facendo roba in produzione e insomma anch'io non sarei così felice se succede qualcosa, insomma, potresti avere problemi. E quello che faccio io, guardo il monico e passo il ticket agli altri team. Tipo io questo non lo vorrei fare mai. E la realtà è che la cosa più figa sarebbe quella di fare attacchi, così da potersi inventare sempre tattiche nuove. Infatti la ricerca è uno anche delle cose che aspirerei. So che è molto complicato, però mi piacerebbe un sacco perché poi, diciamo, lì sarebbe molto più stimolante, no? Perché comunque hai roba nuova sempre. E quello sarebbe molto bello, però anche quello è molto difficile, perché chiaramente ci sono poche posizioni, lo fanno solo grandi aziende con magari dei budget e quindi insomma, almeno per la mia esperienza è molto difficile, poi magari qualcuno mi dice no, è facile, non lo so. Comunque ora sto guardando un'interessantissima pubblicità, di solito la fa vedere quando entri nel canale, prima non l'ha mai fatto. Ah, tu stai vedendo una pubblicità durante la live? Mannaggia, ma io questa non la voglio. Ok, non lo so, imparerò, vi giuro che imparerò, però questa cosa non la vorrei fare, cioè non mi piacerebbe avere la pubblicità mentre streamo, ecco. Ehm, Però non so, investigherò, cioè capirò e spero che non succeda, però non lo so. Perché le paure hanno paura, perché le aziende hanno paura di quelli che fanno il team? No, ma non è che hanno paura, è che giustamente tu stai facendo entrare, cioè comunque tu lo fai in produzione, cioè cosa significa produzione? Significa che tu hai tutti i tuoi sistemi, tutti i tuoi computer che sono quelli reali che i dipendenti utilizzano. Se tu fai qualche danno, magari procuri qualche danno. E quindi diciamo non è che hanno paura, ma esitano a fare questa cosa. Rispetto a un penetration test sul web, magari su un sito web, dove ti creano un sito web uguale in un altro ambiente tipo di test e tu lì puoi fare tutto, puoi anche distruggerlo, a loro non gliene frega niente. Però chiaramente se tu testi invece il sito web in produzione, quelli ti dicono sì, però stai calma, stai calma, non fare robe perché sennò mi spacchi tutto e poi la gente non vede il sito web. Lo stesso succede con Red Team. Con Red Team non è che ti creano tutto un ambiente di test perché dovrebbero simulare tutti i computer. Oltretutto il Red Team è Red Team proprio perché tu vai a vedere anche come rispondono le persone, perché c'è sempre anche questa cosa. Quindi che ne so, tu entri in un computer,
crei un file con un nome tipo aprilo subito, il dipendente lo clicca, succede, gli fai qualcosa. Chiaramente tutto limitato, non è una vera, cioè non è che gli butti malware, però sono anche test che potresti fare, poi dipende sempre anche da quello che vuole il cliente, no? Se vuole solo vedere se il SOC vede i vari attacchi, se il SOC ti vede, quindi insomma, per questo non è che hanno paura, però secondo me esitano. Nella mia esperienza, secondo me esitano a farlo, ecco, preferiscono magari test singoli o test più piccolini, tipo anche il phishing stesso, no? Il phishing lo fanno tranquillamente, mandi un sacco di email, super bello. Però ehm, integrando anche la psicologia sociale. Sì, io ho proprio un... Allora, voi dovete sapere che io prima di informatica in realtà volevo studiare psicologia. Lo dico nel video sull'università. Ve lo indico. E volevo fare psicologia e secondo me questa cosa poi mi è rimasta perché io adoro l'ingegneria sociale. Questo qui, questo video sulla Cyber Security University. Io adoro l'ingegneria sociale, proprio anche dei libri in cui ne parlano e diciamo quella è proprio, secondo me, la cosa che più mi piace forse, perché c'è proprio l'aspetto umano, che poi si sa, è sempre l'umano ad essere l'anello debole, no? Però quella sì, mi piace un sacco. Come vedete, mi piacciono un sacco di cose, però poi non le posso fare perché nel senso poi non ho tempo, o comunque ho poco tempo magari. Però sì, mi piacerebbe fare un sacco di cose, però poi non le faccio. E la seconda pubblicità che ti fa vedere oggi, e mannaggia, ma io non l'avevo attivata. Allora, aspetta, fammi controllare. Dov'era? Eh no, io non l'ho attivata. Però forse... Allora, ora sto disattivando una roba. Perché secondo me non avevo capito bene. Ditemi se la vedete ancora. Secondo me adesso non la dovreste vedere più perché ho tolto una roba, quindi forse adesso non la vedi più. Purtroppo ti tocca, puoi impostare il minimo possibile, ma ti tocca comunque. Ma no, io non la voglio la pubblicità. Ah, non si può fare niente per i non sub. Ma io non la volevo la pubblicità durante lo stream. Però forse cioè, ho tolto una roba. Vedete voi, vedete se vi fa vedere ancora la pubblicità adesso. Perché secondo me quella è la soluzione. Ciao Oraco XP. E io una volta ho sbagliato a mettere in prod le mie modifiche con AM di Adobe, il sito greco del cliente è finito giù per 3 orette. Sì. No, ma tipo io una volta ho... Questo era all'inizio, eh. All'inizio ho lanciato uno script su un server di un cliente. Ho lanciato questo script che scriveva un file, però ho scritto talmente tanto in questo file che poi non rispondeva più il server perché aveva poca memoria e io gliel'ho intasato. E io ero nel panico poi, perché comunque era una delle mie prime attività, no? Ero nel panico, tipo, oh mio Dio, io ho spaccato tutto, adesso cosa succederà? Mamma mia, cosa succederà? E poi niente, l'hanno riavviato, era tutto a posto. Però gli avevo fatto crashare il server, insomma. I libri di Kevin Mitnick sono la Bibbia secondo me. E... Allora, chi è? Ah, lo conosco. Però non ho mai letto i suoi libri, sai? Ah, l'arte dell'inganno, ok, sì. No, però non li ho mai letti. Però sai che mi hai dato un'idea che magari prossimi libri potrebbero essere questo. Ora mi è apparsa la pubblicità. Ci sta in canali più grossi la spammano come patatine. No. Mi dispiace. Perché qui mi dice stream display ADS. E io pensavo che era questa, e quindi l'ho tolta. Mi dispiace.
A te non appare la pubblicità. Insomma, mi dispiace, non... Ah, comunque ho attivato pure una roba tipo... Tipo... Ho attivato tipo una roba che c'era... Come si chiama? Holiday... Opla. Ho messo questo tag e quindi dovreste avere tipo delle emoticon, una roba così. Non so, dipende dai... Oh no. Dipende dai giorni. Per Natale, per le feste. È tipo ste robe, non ho... Cioè, non ho capito bene. Però insomma, ho messo il tag, quindi magari vi ritrovate qualche emoticon di Natale, insomma. E... e... Kevin Mitnick era fortissimo anche come ingegnere sociale. Se non lo conosci, guardati la storia di Mitnick, ti fa davvero capire come funziona l'ingegnere sociale. Guarda, infatti, guarda, proprio di questo dicevo che sto iniziando a fare questi video su questi attacchi perché mi sono accorta che molti attacchi non li conosco o magari li conosco solo parzialmente e quindi ne approfitto per farvi anche questi video per studiarmeli anch'io. E quindi molto interessante, vedrò anche questo, perché questo tipo lo conosco, però non so benissimo la sua storia. E quindi insomma potrei farci un video, chissà. Vedrò. Sì, Olli Pizzetta, io ho usato l'emoticon che ho aggiunto. Mi sono molto divertita a trovare delle emoticon e a farne alcune. Quindi, insomma. Però, insomma, sto parlando da un'ora, non vi sto facendo fare i laboratori. E... e quindi niente, vi tocca, purtroppo. E allora, inizierei da quella della volta scorsa. Adesso morirò a vedere queste emoticon che ho aggiunto perché se mi faccio un sacco. Vabbè, Yoda è il mio preferito, chiaramente. Pikachu è anche il mio preferito, nel senso con questa faccina del tipo... e chiaramente anche Fry. E, e quindi sì, sono divertita un sacco a farli. Vedete, mi dice Spill the tea emote unlocked. Va bene. Ciup ciup. Esatto. E poi quando si muovono sono ancora top. E infatti per Natale vorrei vedere di creare quelle, perché ho dei posti per mettere tipo quelle che si muovono. Quindi insomma vorrei anche mettere quelle, le emoticon che si muovono. Lui si divertiva ad hackerare tutto, siti governativi, carte di credito, però entrava solo senza rubare niente o fare danni. Un hacker burlone. Eh sì, eh sì. E queste emoticon non sono mie però, Only Pezzetta. Però molto carine, molto carine. O forse sì. Non lo so, non ci capisco più niente, ve lo devo dire. Però imparerò, ve lo giuro imparerò. E... No, lo so che non sono mie. Allora, intanto vi mando questa. Così, se vi serve, ve lo usate. Button smash di Twitch. Ah, ok, sì. Grazie che mi insegnate come usare Twitch. Danke. Ecco il momento di lezione di tedesco. Danke significa grazie e rispondete con bitte, che è prego. C'è un altro modo di rispondere, ma un po' più complicato, non lo so dire.
Allora, riguardo i laboratori, chiaramente ne farò soltanto uno, però volevo tornare a quello della volta scorsa perché mi sono accorta che non ve l'ho spiegato bene. Quindi, nel senso, la fine era un po' a caso, ecco, un po' a caso. E quindi praticamente cosa succedeva? Qui avevamo una stored cross-site scripting nell'on click e avevamo un sacco di roba con l'escape. L'escape è sempre mettendo che si mette il backslash davanti a caratteri che possono essere malevoli, come ad esempio i doppi apici o le parentesi angolari. E quindi cosa succedeva? Praticamente nel... no, vabbè, evento Sinna. Che poi ho scoperto che c'è una streamer su Twitch che si chiama Sinna. E io ho detto, io uso, a volte uso Sinna quando vi faccio questi questi laboratori, a volte uso Sinna e quindi adesso userò sempre Cinnamon Sec, così non ci confondiamo. E giusto per dirvelo. E praticamente cosa succedeva? Qui nel sito web si poteva utilizzare la codifica HTML dei doppi apici per bypassare le cose di sicurezza che il server ha. E postando questo, non eseguiamo il... Adesso non mi ricordo esattamente, però andiamo a vedere un po'. Ah, forse perché ci voleva il più. Sinna scritto così. No, no, proprio scritto così. Cinna, tipo. Cinna. Però penso si dica Sinna. Non lo so, ho visto, ho seguito su Instagram Twitch e c'erano tipo gli awards e questa Sinna ha vinto un awards. Per questo l'ho scoperto, non è che... e... Però non ho idea di cosa faccia, sinceramente. Ho visto solo il post di Twitch. Quindi non ho idea di cosa faccio. Ok, ok, sono riuscita. Ecco, qual è la cosa? Io ve l'ho mostrato così, però non vi ho fatto vedere che eseguiva il payload e perché cosa succede. Prima di tutto non eseguiva il payload perché chiaramente è un on click, quindi noi ci dobbiamo cliccare. Anche tu eri collegata alla live per tentare di vincere il badge, ma non l'ho preso perché sono un pesce e mi ero collegato troppo tardi. Ah, ok, ok, non avevo idea. Cioè, capite quanto io uso Twitch in realtà? Cioè, è proprio terribile. Perché io non sapevo che si vinceva un badge. Però è interessante, eh? Interessante, scoprirò tante cose. Grazie anche a voi. No, come si... Ah, vabbè, certo. Grazie anche a voi che mi insegnerete come usare Twitch. Ai, ai. E praticamente cosa succede? Voi qui non vedete perché, no? Però io vorrei prendere... perché cosa succede? Praticamente questo, dentro l'on click, noi abbiamo un JavaScript. E aspettate che vi prendo un editor, così ve lo faccio vedere. Ops. Vai tranquillo, è uno scambio di conoscenze qui, come all'Uni, uno scambio di idee e di appunti. Esatto, esatto. E praticamente questo è un JavaScript.
E se voi andate a vedere, no? Io qui, allora com'è? Nella realtà è così. E questo è giusto, infatti anche JavaScript, anche l'editor non mi dà errori. Però se io vado a inserire questo, vedete che qui ho chiuso questa stringa che sarebbe del sito web. Poi ho messo questo che, come vi dicevo, in JavaScript è una concatenazione. In JavaScript potevo usare anche più, cioè non cambia qui. Per esempio vi metto più così si capisce meglio. Qui stiamo concatenando una stringa ad una funzione che in JavaScript si può fare perché JavaScript è pazzerello, ve lo dico sempre. E quindi noi usciamo fuori dalla stringa e andiamo ad iniettare una funzione JavaScript. E poi andiamo a chiudere con un altro apice solo per rendere il JavaScript corretto. Per questo ha funzionato, perché comunque noi siamo usciti dalla stringa e abbiamo iniettato una funzione, in questo caso l'alert. Però questo è JavaScript e funziona perché noi funziona il fatto che noi usiamo la codifica HTML, perché noi siamo dentro un contesto di HTML, cioè noi siamo nel JavaScript, però qui dentro no, qui dentro è tutto HTML. E quindi cosa succede? Il browser prenderà la codifica HTML e la decodificherà nel carattere giusto, come in questo caso il singolo apice. E quindi insomma ve lo volevo dire, è per questo che funziona, perché non ero stata chiarissima e quindi ve lo volevo dire. E quindi questo. Ora andiamo all'unico. In realtà il secondo era super interessante, però vabbè lo farò la prossima volta, se no ci metto 3 ore. E andiamo a questo laboratorio, che anche questo è super interessante in realtà. E quindi abbiamo questo, aspettate che lo copio. Ah, aspettate che pulisco un po' Barp. E mettiamo il nostro sito. Però prima andiamo a leggere cosa ci dice il laboratorio. Allora, qui ci dice che abbiamo un reflected cross-site script. Oh, sono ossessionata di cross-site script. Ah, comunque, ecco cosa vi stavo dicendo prima. Allora, avete presente che la volta scorsa io vi ho detto che ho preso un cosino che mi aveva suggerito Alex, che serve per caricare, per tipo usare la telecamera senza batteria, ma collegandola tramite la corrente. E vi ho detto che non funzionava. In realtà sono io stupidotta, perché la cosa è che siccome c'è una batteria finta e c'è un cavo, io l'ho lasciato fuori il cavo, ma non chiudevo lo sportello della batteria, no? E ovviamente la telecamera non partiva. Poi il mio compagno, incredibilmente, ha visto che c'era un buchino che si doveva aprire e l'ha aperto e ha fatto uscire il cavo da lì e ha funzionato. E quindi, insomma, nonostante io avessi visto nelle immagini e nei video che la gente apriva questo cosino, però avevo troppa paura di spaccare tutto e quindi ho detto vabbè, lascio stare. Però insomma era colpa mia, non era colpa del cosino qui che non funzionava, quindi sì, adesso funziona, infatti adesso vado proprio serena, non ho proprio più problemi con la batteria, adesso potrei streamare 150 ore.
Vedi, di fianco a grandi donne ci sono sempre grandi uomini. Sì, 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 è vero, è vero. Però insomma, potrei streamare tutta la vita e non si staccherebbe mai più, quindi... Quindi sì, ve lo volevo dire per concludere il discorso, no? Perché, insomma, era colpa mia. Però insomma, qui abbiamo Reflected Cross Scripting all'interno di un template literal, che vi dirò che cos'è, con anche qui template letterale, potremmo tradurlo? Boh, non lo so. E con parentesi angolari, apici singoli, apici doppi, backslash e backticks con questo escape Unicode. Quindi, insomma, un sacco di roba con l'escape. E praticamente ci dice che questa vulnerabilità si trova nella funzionalità di ricerca e per risolverlo dobbiamo che poi Unicode HTML encoded, cioè lo dice qui infatti con la codifica HTML, per risolvere questo lab dobbiamo fare appunto questo attacco. Serve per forza fare la certificazione Security Plus o già la triennale di informatica? Guarda, io non ce l'ho la certificazione Security Plus. Allora, allora, io sono un po' polemica per le certificazioni. Cioè, secondo me, se fate le certificazioni perché le volete fare e imparate e studiate per quelle certificazioni, potete fare tutte le certificazioni che volete, secondo me. Perché comunque è come studiare tipo all'università, nel senso tu hai del materiale da studiare, fai un esame e poi chiaramente ti danno la certificazione. Però il problema è che ho visto che tanti fanno le certificazioni tanto per fare, tanto per dire ho la certificazione. E secondo me in quel caso non ha molto senso perché poi le tue lacune si vedono. E quindi, insomma, se hai cioè dipende cosa hai fatto nella triennale informatica, se comunque hai coperto parte di security. Ora non mi ricordo, tu dici la A+, della CompTIA, giusto? Ora non mi ricordo cosa di preciso. Però per esempio se hai fatto la laurea in informatica sicuramente queste le sai. Magari non tutte, però. E anche questo, RAM, CPU, credo, li saprai. Ah, hanno aggiunto la parte di cloud, vabbè, questo ci sta. Sì, sì, A più è quella base, sì. Quindi, secondo me, se hai una laurea in informatica, direi di no. Reti e sicurezza le ho studiate. Per questo comunque il grande... Tante cose sono coperte lì, tipo i protocolli, gli IP, anche troubleshooting magari, dipende. Sicuramente magari hai, tipo anch'io ho meno conoscenze sull'hardware, nel senso tipo di installare effettivamente gli hardware. Questi tipo io non... ne so pochissimo, ecco. Saluti da uno sviluppatore semplice. Ciao. Ciao, compila, quindi vai. Quindi va. Ok. Ma sì, siamo tutti sviluppatori semplici in realtà. Però insomma, secondo me le certificazioni dipende anche cosa tu vuoi fare, nel senso se tu vuoi, per esempio in questo caso, vedere di più come installare i componenti e magari ti serve anche per qualche percorso di carriera che vuoi fare, allora magari ha senso.
Però dipende da te, insomma. Però secondo me con una laurea informatica molte cose sono coperte. E... e quindi andiamo al laboratorio. Non mi ricordo. Se lo fai per fare prima esperienza lavorativa, ti conviene farti fare i corsi dall'azienda. Tanto alla prima esperienza non ti chiedono di saper far tutto. Sì, è vero. Allora, la nostra vulnerabilità è nella ricerca, nella funzione di ricerca. Quindi, come al solito, andiamo ad inserire qualche parola che sappiamo che non esiste nella pagina e andiamo a cercare per vedere dove viene ripetuta. Qui vediamo che viene ripetuta 2 volte, una nell'H1 che sarebbe appunto questa, quindi la risposta, che c'è il titolo, e una nello script. Chiaramente noi andiamo a vedere nello script. Alla prima esperienza si inizia sempre come sysadmin? No. No, io ho iniziato tipo il primo anno di lavoro, ho fatto sviluppatrice con qualcosa di sicurezza e poi ho fatto direttamente pen test, quindi non ho mai fatto sysadmin. So che molti sysadmin comunque poi passano magari a fare pen test, chiaramente si trovano bene perché sapendo come configurare tante cose sei comunque un passo avanti perché già le capisci e le sai come funzionano. Quindi chiaramente noi vogliamo andare a rompere questa stringa e qui abbiamo una cosa interessante che io vi copio e ve lo metto qui, se no non si vede. Abbiamo questi apicetti strani che sono semplicemente i backtick. E questo vanno a formare quello che si chiama template literal, che non è altro che, ve lo volevo far vedere, questo. Praticamente sono un modo, è una stringa in JavaScript, ma è una stringa particolare. Compila quindi vai, già capito tutto con string interpolation, esatto. Praticamente cosa succede? Utilizzando questi backtick, voi state creando una stringa particolare. Cosa succede? È un po' diversa dalla stringa normale, perché per esempio nella stringa normale noi possiamo fare tipo una roba tipo così, cinnamon sack e tutto quello che sta dentro è una stringa, oppure con i doppi apici allo stesso modo. Con il backticks, che non so fare in Windows e quindi me lo copierò, lo copio 2 volte, voi potete sempre creare una stringa, però questa è una più particolare, perché voi all'interno potete mettere: ciao Dark Corvo, sei tornato! Ti avevo nominato la volta scorsa. Voi all'interno delle backtick e quindi del template literal potete inserire altre stringhe tipo test o variabili, per esempio. Se voi avete tipo una variabile potete richiamarla tipo così e qui sarà sostituito il valore della variabile.
Invece con le stringhe voi cosa dovete fare? Dovete chiudere, poi riaprire un'altra stringa e poi inserire tipo myvar, il valore della variabile. Invece qui dentro potete fare tutto all'interno delle backticks e sarà tutto concatenato o in questo caso sostituito col valore della variabile. Sono risolto solo per seguire le tue live. Sì, ho visto che mi avevi nominato. E alla fine eri uno dei fan, quindi dovevo nominarti. E quindi insomma le backticks fanno questo. Quindi potete metterle in diverse linee e saranno appunto unite come una concatenazione delle stringhe o di valori delle variabili. Questo appunto si chiama string interpolation, che sembra una roba assurda, ma in realtà significa appunto quello che vi ho mostrato, che se voi inserite la variabile qui in questo modo sarà sostituito con il valore reale della variabile. Quindi se io ad esempio ho per esempio myvar uguale test, qui quando sarà valutato poi sarà inserito test semplicemente quando ci sarà la valutazione. Quindi cosa succede in questo caso qui? Praticamente cosa succede? Qui all'interno di queste backticks sarà inserito il valore per esempio cinnamon sec. Uno dei primi ad averti seguito e sono contento che piano piano stai crescendo ed ho anche apprezzato molto la collaborazione con Veronica. Grazie. Sì, in effetti tu sei uno dei primi che mi hai seguito e infatti mi ricordo perché appunto credo che eri forse l'unico che scriveva all'inizio, quindi mi ricordo. Ciao Lescod, mi piace guardare il tuo video, imparo molto sull'hacking, saluti dal Messico. Addirittura dal Messico, bellissimo. E quindi noi qui potremmo fare in modo che di valutare una variabile come appunto vi ho mostrato. Per esempio in questo caso noi abbiamo messo una stringa, ma cosa succede se noi usiamo questo? E quindi al posto di myvar qui ci sarà poi l'alert. Quindi essendo che noi siamo nel backticks, quindi tutto quello che è nel backticks viene valutato. Quindi per esempio se io metto in questo modo, noi qui avremo in questo modo. E quindi cosa succederà se sottomettiamo questa ricerca? Ovviamente verrà eseguita. Perché appunto noi siamo dentro gli apici del template literal. E quindi non è più una stringa ma viene valutata come una funzione vera e propria. Se noi invece avessimo avuto i singoli apici o i doppi apici, in quel caso sarebbe stata utilizzata come una stringa, sarebbe stata vista come una stringa e non più come una funzione, quindi non sarebbe non avrebbe funzionato, insomma. Questo è molto veloce. Vabbè, è normale all'inizio avere pochi spettatori, comunque mi recupero tutte le live in differita, ma le guardo. Ok, non ti disturbo più, guardo in silenzio, imparo. Ma no, ho finito in realtà, perché comunque ho parlato un sacco all'inizio e quindi diciamo faccio solo questo laboratorio, poi prossima settimana finiamo il cross-site scripting. Però vedete anche qui, se voi analizzate qui, vedete che l'alert, e comunque potete disturbarmi, nel senso non è che mi disturbate, sono qui apposta, potete parlarmi e dirmi quello. Se vedete qui, l'alert adesso ha un colore diverso, proprio perché non è una stringa. Se io inserisco invece una stringa, e poi vedete qui undefined, quindi vuol dire che qualcosa è andato storto. Se io inserisco qui cinnamon, e vado a vedere lo script, invece qui è arancione perché invece è una stringa. E gli ultimi saranno i primi, no scherzo. Quindi
quindi insomma, questo era un laboratorio molto veloce, però non so quanto effettivamente siano utilizzati questi backticks. Non mi pare di averli mai visti nei miei test, quindi insomma, però è sempre no. Questi laboratori secondo me anche per farti capire che devi capire. Nel senso, tu avresti potuto inserire tranquillamente il payload che vi ho fatto vedere, che è molto banale, però poi dici perché funziona? Proprio perché ci sono le backticks, quindi template leaders e tutto questo cosa. Perché comunque bisogna capire prima di andare a metterci le mani e hackerare, ecco. E questo era il laboratorio. E insomma, questo è molto interessante. Questa non ho idea perché sia stata fatta, nel senso, credo semplicemente per comodità, perché comunque vai ad inserire direttamente l'espressione lì e viene valutata ed è molto più veloce. E questo. Questo è... Vi metto il countdown di Natale. Giusto? No, countdown. E... No, ho chiuso la pagina sbagliata. E con i... Allora, adesso qui c'è cross-site scripting. In realtà ne sono rimasti 3. Questi 3, questi sono belli, molto belli. Però poi c'è il DOM-based vulnerability dove ci sono altri cross-site scripting, che sono comunque anche belli. Quindi poi credo continuerò con quelli per poi andare in altre vulnerabilità. Non vedo l'ora di arrivare a request smuggling e web cache poisoning. Sono proprio da impazzire. E Dark Corvo è da un mese che ho il countdown. Da un mese che io vedo qua. Forse un po' di più. Forse più di un mese, sai? E perché? Perché dobbiamo vedere quanto manca per Natale. E chiaramente mancano 16 giorni. Che poi io nell'intro volevo mettere anche questa cosa della neve, però mi venivano dei pallozzi giganti e quindi non li ho messi. Ho messo solo il cappellino e probabilmente metterò anche l'alberello. Vi faccio spoiler sull'intro. Ehm... Però ci sono un po' rimasta male perché volevo mettere la neve, però non l'ho trovata carina. Era troppo gigante, non mi piaceva. Quindi, insomma, ho messo solo il cappellino. Il cappellino ha avuto un discreto successo al lavoro. Ah, l'hai usato veramente? L'hai messo davvero? Bellissimo! Ma il cappellino fa sempre effetto, devo dirlo. Sì. Perché, diciamolo, è molto bello il cappellino di Natale. E quindi questo. Il laboratorio è finito. E vi faccio vedere i video, così giusto se non li avete ancora visti. E giusto per farmi pubblicità da solo. Black Hat, no Santa. Hai ragione. Però dai, c'è un po', vedi, tipo nel canale c'è sia il Black Hat, il cappuccio, e sia il cappello di Natale. E il PM poi mi ha chiamato, guarda, dovevo proprio farvi questo discorso sulla serietà in ufficio e poi ti presenti col cappello da Babbo Natale. Vabbè, ma ci sta ogni tanto in ufficio non essere seri, dai. Questa live è sponsorizzata da me medesima, esatto. Ovviamente sì. Mi sponsorizzo da sola. Però insomma, se non avete visto i video, andateli a vedere. Poi dai, è bellissima il mio avatar di Natale. Dai, è super carino. Sono stata un po' fiera di questo, chiaramente. Ve l'ho detto, non l'ho fatta io, l'ha fatta Nano Banana. Ecco, l'ha fatta Nano Banana, chiaramente. Però è stato molto bravo. Devo dire, molto molto carina. E quindi insomma, andatevi a vedere i video.
Così vedete il mio avatar, molto fiera di questo avatar, come avete capito. E direi che è tutto. Direi che è tutto. È stato un piacere. Come al solito vado a mangiare e ci vediamo la prossima volta, mercoledì.